Rieccoci quest'oggi con un nuovo video, come vedete con i tarocchi delle opposizioni e con gli oracoli delle fiamme gemelle di Agata Giordano. Che cosa andremo a chiedere quest'oggi ad entrambi questi mazzi? Ci siamo allontanati. Come sta ora senza di me? Che cosa ha intenzione di fare e che cosa farà? E che cosa mi direbbe in questo momento se potesse farlo? Quindi utilizzeremo ovviamente inizialmente gli arcani maggiori e minori, quindi il mazzo dei tarocchi delle opposizioni, e successivamente appunto gli oracoli delle fiamme gemelle di Agata Giordano. Dunque, ovviamente tratteremo di una storia che non è più in essere, quindi avevate una storia, una frequentazione con una persona, questa storia poi è terminata per una serie di motivazioni, storia terminata evidentemente anche con l'approvazione da entrambe le parti, quindi sia vostra che comunque anche dell'altra persona, con una sorta di accettazione della fine, ma nonostante questo vogliamo però cercare di capire effettivamente se questo rapporto può eventualmente riprendere. Quindi focus e attenzione di questa stesa sarà ovviamente il come questa persona andrà a comportarsi nei vostri confronti in un tempo ovviamente più prossimo, quindi ovviamente un tempo più vicino e successivamente anche in un futuro più lontano, remoto. Utilizzerò un metodo molto semplice ma anche ovviamente molto importante per riuscire a cercare di capire bene nel presente questa persona come sta vivendo questo momento di allontanamento, di lontananza da voi. In seconda carta gli sviluppi futuri, ma vi ripeto il futuro più prossimo, quindi più vicino, e in terza carta il responso finale, quindi il futuro ovviamente più lontano, un futuro più remoto. Ovviamente, ragazze, le ultime due carte riguarderanno ovviamente un futuro che verrà identificato a livello di tempistiche a seconda chiaramente del valore della carta che verrà man mano estratta, d'accordo? E poi ovviamente estrarremo anche delle carte in riferimento al pensiero appunto odierno di questa persona nei vostri confronti, ossia appunto con gli oracoli delle fiamme gemelle. Cerchiamo appunto di estrarre tre pensieri e riflessioni che questa persona ovviamente sta facendo, ha nella sua testa in questi giorni, in questo momento, e che quindi vorrebbe esporre a voi, ma ovviamente non sentendovi più e non vedendovi più non può fare, d'accordo? Allora, momentaneamente io allontano appunto dal tavolo di stesa gli oracoli, solo momentaneamente, e dunque inizio a mescolare appunto questo meraviglioso mazzo dei tarocchi delle opposizioni, e quindi per il principio di sincronicità che ovviamente gestisce, regola e segue tutte le mie estese tarologiche. Cerchiamo dunque di capire, per chiunque di voi incappi in questo video o lo scelga appositamente, cerchiamo appunto di capire, per chiunque di voi abbia ovviamente sofferto per l'interruzione di una storia, di una frequentazione che avevate appunto tempo fa con una persona, vogliamo cercare di capire l'altra persona come sta vivendo questo allontanamento da voi. Vogliamo cercare di capire gli sviluppi futuri e ovviamente la carta del responso. D'accordo? Allora io inizio a mescolare dunque il mazzo. Perfetto.
Allora, allontaniamo appunto anche in questo caso il mazzo dal tavolo di stesa in modo che possiate vedere con più chiarezza ovviamente le prime 3 carte che appunto in questo momento sono state estratte. Dunque, in prima posizione abbiamo la situazione attuale, quindi ovviamente il presente con un focus fondamentale ovviamente sull'altra persona. Vediamo un po'. E qui abbiamo appunto proprio la regina di bastoni, questa splendida regina di bastoni che ovviamente, come potete vedere, fa anche parte appunto dell'introduzione a questo meraviglioso cofanetto. Ovviamente la regina di bastoni, assieme chiaramente alla regina di coppe, rappresenta generalmente appunto la consultante, cioè questa persona non smette di pensare ovviamente a voi. Questa persona ovviamente al di là, ragazze, di qualsiasi motivazione che possa aver portato appunto alla vostra rottura o al vostro allontanamento più o meno momentaneo, poi lo vedremo appunto con le prossime carte, questa persona comunque ha di voi un'immagine molto bella perché vi vede come regina di bastoni. Qual è la caratteristica della regina di bastoni, per esempio, rispetto anche alle altre regine? La bellezza estetica, quindi fuori di dubbio è una donna molto bella, è una donna che comunque ammalia, è una donna che sa conquistare, è una donna che comunque riesce a tenere sotto controllo le sue emozioni, non è una regina di coppe, attenzione, è una regina di bastoni. Quindi è una donna forte, una donna determinata, è una donna che in qualche modo rappresenta l'indipendenza, l'autodeterminazione, quindi è una donna che in qualche modo sa condurre abilmente la propria vita, la propria quotidianità, facendo delle scelte ben precise, anche se magari a volte impopolari, perché chiaramente la regina di bastoni rappresenta comunque appunto una donna molto coraggiosa. Tutti i personaggi di bastoni rappresentano appunto generalmente individui molto forti e molto coraggiosi. Quindi vi vede non soltanto come una donna molto bella, una donna particolarmente fascinosa e capace comunque di attirare a sé ovviamente più uomini, ma anche come una donna forte, determinata, coraggiosa, una donna stabile sulla quale ovviamente si possa contare. Una donna anche matura, vi ripeto, molto saggia, che sa prendersi delle responsabilità in riferimento alle proprie scelte, in riferimento ovviamente a ciò che le fa bene, ai propri gusti e ai propri desideri. Quindi una donna forte, molto forte, energica e che sa come fare e cosa fare. Vi vede dunque come una donna molto indipendente, quindi ripeto non solo una donna molto attraente ma anche sicura di sé, in controllo pieno della situazione, quindi come una donna passionale. Ovviamente la regina di bastoni rappresenta dunque la donna ideale che qualsiasi uomo potrebbe chiaramente volere al suo fianco. Quindi è ovvio che quest'uomo ha ancora tutt'oggi un'immagine molto bella di voi, davvero invidiabile, perché obiettivamente vi vede come appunto una donna ideale, ideale anche ovviamente per se stesso. Quindi è chiaro che quest'uomo in qualche modo teme che voi possiate diventare comunque anche preda di eventuali altri corteggiatori. Vi vede dunque come una donna che sa anche essere paziente, una donna affettuosa, una donna disponibile, una donna comprensiva e buona, ma non all'eccesso come potrebbe essere appunto la regina di coppe. Cioè vi vede una donna, vi ripeto, molto forte, coraggiosa, che non esita a prendere posizione nel momento in cui la situazione non sta andando come ovviamente per lei è o sarebbe comunque giusto, d'accordo? Quindi vi vede effettivamente come una donna di potere, una donna che sa ciò che vuole, equilibrata, d'accordo? Che ama il successo, un successo del tutto personale, che ha volontà, che ha caparbietà, anche ostinazione, ma una donna comunque che ovviamente non agisce sempre ed esclusivamente mettendo da parte se stessa, ma anzi, ovviamente dando se stessa come priorità. E questo, in questo caso, piace molto a quest'uomo. D'accordo? Quindi vi vede effettivamente come una sorta di mix
diciamo, perfetto tra bellezza estetica, ovviamente, e anche caparbietà, intelligenza, furbizia e ovviamente astuzia. Cioè vi vede come una donna capace proprio di gestire i giochi d'amore, i giochi della vita, come una donna che sa in qualche modo portare a termine delle trattative nonostante possano essere comunque difficili. Quindi non vi vede come una donna priva di scrupoli, vi vede comunque tutt'oggi in maniera molto positiva, ma vi vede come una donna che può troncare, tagliare in maniera abbastanza importante, una donna che può punire appunto con questo bastone chiunque voglia appunto in qualche modo farle del male, illuderla, raggirarla, quindi una donna che sa difendersi. I personaggi di bastoni rappresentano sempre un po' chi è un po', diciamo, sulla difensiva. Quindi nel caso in cui voi non vi stiate facendo sentire, questa persona ovviamente immagina che voi non lo stiate facendo per proteggervi, perché obiettivamente, evidentemente, si rende conto di aver sbagliato e dunque vi vede come una donna comunque diffidente, ma che lo fa per proteggere se stessa, perché si ama più di ogni altra cosa. E che può, vi ripeto, arrivare a essere anche molto severa. Non dico necessariamente a vendicarsi, però che può ovviamente assumere anche un carattere, diciamo, punitivo nel momento in cui si rende conto, vi ripeto, che dall'altra parte non è per esempio ricambiata o contraccambiata nelle attenzioni, nell'amore o nel desiderio. D'accordo? Quindi vi vede come una donna molto decisa, molto sicura di sé, come una donna ricca di volontà, una donna che lavora, una donna appassionata, una donna che sa amare, prendersi cura di tutto ciò che appunto ha al suo fianco, quindi un compagno, il proprio lavoro, la propria quotidianità, ma che sa anche difenderlo, perché appunto qui parliamo di bastoni. Cioè non vi vede una donna fredda e prepotente come la regina di spade, ma vi vede comunque una donna capace, in grado di difendersi ad ogni costo. D'accordo? Quindi una persona ostinata, caparbia, che però agisce con cognizione di causa, quindi non una ragazzina sciocca e superficiale. D'accordo? Vediamo a questo punto invece in questa posizione il futuro, diciamo, più prossimo, vicino, quindi come agirà questa persona ovviamente entro i prossimi giorni, entro comunque le prossime settimane o comunque entro le tempistiche identificate dall'arcano. E qui abbiamo l'8 di bastoni, questa persona vi chiama, quindi il contatto c'è. Ora, che possa appunto chiamarvi attraverso una telefonata o anche semplicemente un messaggio, un SMS, cercarvi attraverso i social, questa è una persona che freme dal desiderio ovviamente di ricontattarvi, vedete? Cerca e cercherà di superare qualsiasi ostacolo. Nel caso in cui, per esempio, voi abbiate posto un limite al contatto con questa persona, nel caso in cui lo abbiate, per esempio, bloccato per punirlo di determinati comportamenti o gli abbiate tolto, per esempio, l'amicizia sui social, ve la richiederà o, per esempio, potrebbe chiamarvi con un altro numero. Cioè è una persona che cercherà di, vedete, ovviamente saltare oltre, andare oltre degli ostacoli e lo farà con grande volontà, perché l'8 di bastoni rappresenta proprio la comunicazione. Una comunicazione che ovviamente, parlando di bastoni, sarà ovviamente dettata inizialmente dall'impulsività, dall'istinto, dal desiderio, d'accordo? Quindi qui c'è un movimento veloce che questa persona compirà proprio perché evidentemente vuole interrompere questo momento negativo che ovviamente vive con voi. Vi ripeto, l'8 di bastoni parla di comunicazione, di messaggi, di movimenti veloci e di azioni vere e proprie, accelerate, quindi dei cambiamenti improvvisi, ma rappresenta anche le sorprese, delle notizie inaspettate, delle nuove proposte. Quindi questa persona potrebbe proprio cercare un contatto comunicativo per cercare di cambiare la situazione.
L'8 di bastoni ovviamente ha come corrispettivo ovviamente il proprio arcano maggiore, corrispettivo da un punto di vista numerologico, appunto nella carta della forza, che rappresenta appunto l'incisività delle comunicazioni. Quindi questa persona agirà con altrettanto coraggio. La forza rappresenta appunto il coraggio indomito, la capacità e la volontà di far fronte e superare gli ostacoli. I bastoni ci parlano ovviamente di energia, di coraggio, di determinazione, quasi un atteggiamento spavaldo che però porterà appunto questa persona a rompere il ghiaccio e quindi a voler ritornare ovviamente da voi. Quindi l'8 di bastoni è una carta molto bella ed è una carta molto positiva, che ci parla di volontà, cioè questa persona non vuole lasciare le cose così come stanno, non vuole ovviamente che il vostro rapporto passi nel dimenticatoio, assolutamente no, e farà, vi ripeto, di tutto per cercare di superare qualsiasi tipo di ostacolo. Tra l'altro, come potete vedere, l'8 di bastoni ci parla anche di movimento, quindi non soltanto un movimento comunicativo, cioè mandarvi un messaggio, ma anche un movimento pratico. Cioè questa persona potrebbe per esempio raggiungervi nel caso in cui abitiate distanti, d'accordo? Quindi l'8 di bastoni è una carta veramente molto bella, che parla di trasformazione, che parla di azione, di progresso, quindi di svolta, ma anche di ricompense. Cioè questa persona sa di aver sbagliato, assolutamente sì. È una persona che ha capito obiettivamente che tra di voi l'errore è stato compiuto da lui, perché voi siete la regina di bastoni. Quindi voi non avete commesso errori, o comunque il vostro atteggiamento, seppur duro, ma è stato causato da un comportamento sbagliato di lui. Di conseguenza è una persona che è disposta, vedete, a mettersi in gioco. L'8 di bastoni ci parla anche di rischio di azzardo, vedete? Quindi questa persona potrebbe rischiare, nel caso in cui per esempio sia una persona impegnata, d'accordo? Potrebbe rischiare il tutto e per tutto per ricontattarvi, quindi anche magari cercarvi in un momento in cui potrebbe non essere libero, o per esempio cercarvi fisicamente, cioè venirvi a trovare per esempio a casa o cercarvi nel luogo in cui per esempio vi incontravate solitamente. Nel caso in cui siate colleghi potrebbe cercare un riavvicinamento magari rischioso nel momento in cui siete per esempio vicini, nello stesso ufficio, nello stesso ambiente, magari con altri colleghi accanto, quindi rischiando comunque di essere visto, di essere notato. Ma a questa persona importerà molto poco, proprio perché quello che lui vuole è raggiungere il suo obiettivo. E qual è il suo obiettivo? Voi. Portare a progresso il vostro rapporto. Quindi agire concretamente, con efficienza, con competenza, per poter di nuovo arrivare a delle trattative comunicative. Ragazzi, non parliamo di coppe, quindi qui non c'è un 2 di coppe. Cioè questa persona non vi canterà una serenata o non vi chiederà sposiamoci, diventiamo due cuori e una capanna. Potrebbe non richiedervi di tornare insieme, ma vuole comunque riprendere una comunicazione. Quindi vuole dare una svolta, una scossa importante al vostro rapporto, a questo momento di allontanamento e di stagnazione. E vi ripeto, lo farà in tempi anche molto brevi. In tempi brevi proprio perché comunque le ultime carte numerologiche di bastoni, 7, 8, 9, 10 di bastoni, rappresentano appunto grosso modo l'ultima decade di un mese. Di conseguenza, grosso modo, appunto i giorni vanno dal 21 al 30-31 del mese, quindi potrebbe proprio appunto ricontattarvi a breve, entro pochi giorni, o comunque nel caso in cui voi vediate questo video, per esempio i primi di maggio, questa persona vi ricontatterà appunto entro grosso modo il 21, 30, 31 del mese di maggio. D'accordo? Quindi sicuramente entro poche settimane, al massimo appunto una trentina di giorni,
questa persona comunque si rifarà di nuovo sentire. Quindi è una persona che agirà in maniera molto veloce, ma vi ripeto, per riprendere se non altro un contatto comunicativo, non vuole interrompere le comunicazioni con voi. E lo farà in maniera rapida, vi ripeto, sulla scorta proprio di un desiderio, di un impulso. Sarà ovviamente anche aiutato dalla sorte, perché l'otto di bastoni ci parla anche di un'iniziativa che sarà ovviamente favorevole, veloce, quindi azioni fulminee, però anche protette ovviamente dal karma. D'accordo? Quindi questa persona agirà ovviamente anche aiutata dalla sorte. Questo ovviamente porterà al ricongiungimento, a mio avviso comunque, del vostro rapporto. È, vi ripeto, un 8 di bastoni, quindi non è un asso di coppe o un 2 di coppe. Cioè non è detto che voi torniate insieme in quanto a coppia ufficiale. Se non altro, qui però ci sarà un riprendere le comunicazioni che ovviamente potrebbero portare entrambi a dirvi qualcosa di molto importante. Quindi sicuramente dovrete leggere tra le parole, ovviamente, che pronuncerà questa persona il desiderio comunque di starvi a fianco e quanto voi contate ovviamente per lui. D'accordo? Quindi sicuramente è una carta che ci parla di un momento molto favorevole che ovviamente dà ottime speranze per il futuro, ma parla proprio anche di pace, di riappacificazione, di cambiamento, di trasformazione. Quindi sicuramente non ci parla di litigio, cioè nel momento in cui evidentemente questa persona tornerà, sarà, vi ripeto, particolarmente aiutata dalla sorte, perché evidentemente anche voi sarete talmente serene o comunque soddisfatte del fatto che questa persona possa cercarvi e magari rischiare così tanto per potervi appunto ricontattare, che sicuramente la cosa vi porrà di gran buon umore, per cui io vedo comunque, vi ripeto, delle comunicazioni, d'accordo? Che sicuramente non vi deluderanno e obiettivamente, vi ripeto, tra l'altro entro pochissimo tempo, quindi vi ripeto al massimo entro un mese. D'accordo? Parliamo sicuramente anche di bastoni, di conseguenza i bastoni sono legati alla stagione primaverile e ovviamente anche alla stagione estiva, di conseguenza direi che come tempistiche ci siamo. D'accordo? Vediamo dunque in ultima analisi, a seguito proprio di questo momento comunicativo, come procederà il rapporto tra voi e questa persona, quindi in un futuro ovviamente più lontano. Vediamo un po'. Carta bellissima e meravigliosa, ben augurale. Il 9 di coppe è una carta veramente molto bella. Allora, il 9 di coppe parla appunto di abbondanza, quindi di successo, quindi obiettivamente questa persona farà molto bene a muoversi, evidentemente sceglierà le parole giuste, la modalità giusta, perché a mio avviso vi aggraderà, diciamo, particolarmente. Quindi in questo caso il 9 di coppe ci parla proprio di riuscita, parla proprio di ovviamente coppe, quindi da un punto di vista sentimentale un ritorno importante. Parla di soddisfazioni, parla di gioie, di celebrazioni, di un rincontrarsi, di un rivedersi e sicuramente di traguardi importanti, quindi successo, abbondanza, meriti riconosciuti, cioè questa persona vi farà capire ovviamente che ha riflettuto molto sull'importanza che voi avete nella sua vita. Vi ripeto, non necessariamente deve sbandierarlo cantandovi una canzone d'amore, però è chiaro che qui lo capirete, cioè sceglierà le modalità giuste per potervi ovviamente far comprendere quello che ovviamente prova per voi. Il 9 di coppe rappresenta difatti una sorta di congiunzione tra appunto il numero della perfezione, dell'ideale, della vittoria e ovviamente il seme di coppe, quindi l'amore. Perciò sicuramente tutto quello che questa persona, tutte le sue iniziative votate ad un ricongiungimento emotivo e sentimentale con voi andrà ovviamente a buon fine. Quindi ci parla anche di risoluzione pacifica, una sorta di risarcimento morale che ovviamente vi farà sentire assolutamente vittoriose, d'accordo? Quindi sicuramente
i vostri desideri, i desideri che voi avete in questo momento in riferimento a questa storia, sicuramente trionferanno. Quindi ci sarà una sorta di ricompensa da parte del destino, che vi gratificherà, perché evidentemente l'essere comunque ricercate di nuovo da questa persona vi farà capire il valore che voi avevate e il ruolo importante che ricoprivate accanto a questa persona. Ci parla di appunto risoluzione pacifica, quindi vi ripeto, io non vedo grosse discussioni tra voi e questa persona, vedo una sorta di riequilibrio che comunque darà, vedete, anche a voi un momento di grande serenità, perché vedete il 9 di coppe mostra proprio questa splendida ragazza che sta godendo appunto di questo bellissimo mazzo di rose che appunto le vengono regalate evidentemente da qualcuno che la ama, che prova del sentimento, del desiderio nei suoi confronti. Ecco, questa persona attraverso un gesto vi farà capire quello che prova per voi e sicuramente voi vi sentirete anche bene, cioè vi sentirete meglio anche da un punto di vista proprio psicofisico, più belle, amate, desiderabili, e questo sicuramente vi farà vivere meglio anche il rapporto con altre persone. Perché ovviamente vi cito anche altre persone? Perché il 9 di coppe in realtà è una carta che parla anche di scelte. Vi parlavo di abbondanza, d'accordo? Quindi sicuramente in questo caso, in un futuro ovviamente più lontano, subito dopo ovviamente queste comunicazioni da parte di questa persona, voi potreste ricevere ovviamente lusinghe e corteggiamento anche da parte di altre persone. Situazione che, vi ripeto, vi porrà in condizione di dover ovviamente scegliere tra questa persona e un'altra o altre persone. D'accordo? Cioè il 9 di coppe parla di fama, parla di notorietà, cioè obiettivamente voi non avrete solo questa persona, ma avrete anche altri corteggiatori, altri spasimanti, che appunto vi ricopriranno di attenzione. D'accordo? Il 9 di coppe infatti parla di passione, parla di desiderio fisico, portato, 9 di coppe, da più individui. Parla anche di amori segreti, quindi potreste anche, per esempio, decidere di conoscere più persone, dando ovviamente spazio a più conoscenze. Non necessariamente di nuovo incanalando la vostra attenzione su questa persona. D'accordo? Quindi qui ci sono anche più persone. Tra l'altro il 9 di coppe ci può parlare anche di conoscenza con lo straniero, questa è una, diciamo, definizione tipica cartomantica del 9 di coppe, da manuale. Cosa si intende per appunto lo straniero? Cioè potreste conoscere persone che non sono di nazionalità italiana, o voi potreste spostarvi per esempio per un viaggio di piacere oppure ovviamente di lavoro e incontrare ovviamente persone che inizieranno a piacervi particolarmente, d'accordo? Quindi in realtà, vi ripeto, voi vi sentirete molto gratificate, agirete con forza, con coraggio, forse in maniera un po' egoistica, perché il 9 di coppe, come tutte le carte di grado 9, ci parla appunto di un individuo che agisce innanzitutto tenendo in conto e mettendo come priorità, giustamente, se stesso. Cioè voi inseguirete, cercherete di essere felici primariamente per quanto riguarda i vostri desideri e poi successivamente tenendo in conto altre persone. Tra l'altro vi ripeto, il 9 di coppe parla di abbondanza, abbondanza in amore, abbondanza nelle amicizie, abbondanza nelle conoscenze. Quindi qui sicuramente potrete conoscere più persone con le quali potreste iniziare una semplice amicizia iniziale, ma che poi diventerà qualcosa di più, soprattutto da un punto di vista, vi ripeto, passionale. D'accordo? Il 9 di coppe ci parla anche di festeggiamenti, ci parla di feste, ci parla di momenti di svago che per voi saranno assolutamente forieri di grande positività. Quindi vi ripeto, potreste proprio conoscere ovviamente più persone e questo sicuramente vi farà sentire veramente molto bene.
Tra l'altro la carta del 9 di coppe generalmente è legata appunto ad alcuni giorni in particolare, ovviamente questo come tutti gli arcani maggiori e in particolar modo minori, e il 9 di coppe si rifà grosso modo appunto ai primi giorni di ottobre generalmente, cioè dall'8 al 14 ottobre. Di conseguenza, vi ripeto, inizialmente voi potreste risentire questa persona e riprendere i contatti, ma vi ripeto, entro la fine dell'estate o comunque l'inizio del prossimo autunno, voi potreste avere più corteggiatori, cosa che sicuramente vi porterà abbondanza e ovviamente vi metterà di fronte alla necessità di scegliere ovviamente tra più di una persona. D'accordo? Quindi un futuro davvero gratificante, per cui ovviamente non concentrerete, vi ripeto giustamente, tutte le vostre attenzioni su questa persona. D'accordo? Quindi sarà, diciamo, un'estate, un periodo estivo particolarmente proficuo. Quindi qui c'è un'ottima raccolta, diciamo, di tutto quello che andrete a seminare, che avete seminato sino ad ora, a prescindere, vi ripeto, da questa persona. D'accordo? Allora, adesso andiamo invece a appunto utilizzare il mazzo degli oracoli, delle fiamme gemelle, e appunto estraiamo 3 carte che rappresentano appunto 3 pensieri che questa persona potrebbe appunto in questo momento voler rivolgere a voi, pensieri che però ovviamente non può rivolgere a voi direttamente proprio perché abbiamo detto siete in un momento di allontanamento. Dunque cerchiamo di capire che cosa ad oggi questa persona vi direbbe, ovviamente nel caso in cui potesse parlarvi. Vediamo un po'. Allora, perfetto. Vediamo un po'. In prima posizione abbiamo appunto aspettami. Questa persona teme di perdervi, Cosa vi ho detto appunto inizialmente con la regina di bastoni? Questa persona sa che voi siete una donna a dir poco perfetta, di conseguenza vi dicevo che questa persona teme di perdervi perché chiaramente, come è ovviamente presumibile, voi non siete ovviamente preda dei sogni e delle fantasie solo ed esclusivamente di questa persona, ma anche ovviamente di altre persone. Quindi questa è una persona che obiettivamente, vi ripeto, sa di aver sbagliato, ma che obiettivamente teme anche comunque di avervi perso. E quindi è una persona che assolutamente non vuole perdervi e non vuole che voi in qualche modo vi allontaniate da lui, evidentemente sempre di più. Nel caso in cui sia una persona impegnata, questa è una persona che ovviamente sa e teme che potrebbe perdervi perché appunto voi siete liberi, invece ovviamente quello impegnato legato è lui e che quindi voi siete assolutamente liberi di poter ricostruirvi una vita con chi più vi aggrada. Dunque questa persona teme comunque che voi non lo aspettiate nel momento in cui evidentemente ha ancora delle questioni da risolvere con la compagna ufficiale. Vediamo a questo punto in questa posizione centrale, sto per tornare. Ragazzi, allora, stanno, direi, confermando alla lettera quello che obiettivamente abbiamo detto sino ad ora. Tra l'altro, guardate, le carte ovviamente non vengono disposte a caso. Carta della comunicazione, sto per tornare. Quindi questa è una persona che vi sta per scrivere, ve lo dicevo con l'8 di bastoni, comunicazioni, comunque un tentativo di in qualche modo riallacciare ovviamente i contatti entro pochissimo tempo, vi parlavo al massimo un mesetto, cioè questa persona vi darà di nuovo appunto segnale della sua presenza, d'accordo? Quindi è una persona che sta per tornare da voi, qui parliamo d'amore, di sentimenti, quindi consapevole ovviamente che
deve darvi qualcosa, cioè deve in qualche modo restituire tutta la pazienza che voi avete portato sino ad ora. D'accordo? Quindi vi ribadisco, questa persona sta per scrivervi. Vediamo in terza ed ultima posizione, ti penso ancora, non avevamo assolutamente dubbi. Allora, vi dicevo anche all'inizio, appunto, con la regina di bastoni, questa è una persona che vi pensa sempre, fate parte della sua vita, ovviamente, dei suoi pensieri, e questa persona sa che comunque voi siete la sua donna ideale, che voi siete la sua anima gemella, questa persona lo sa e non può ovviamente fuggire da quella che è una grande verità, ossia che siete la donna che ovviamente lui vuole al suo fianco. Ve lo dicevo anche comunque con questo 9 di coppe. Quindi è una persona che non vi ha mai dimenticato, è una persona che tornerà ed è una persona che ovviamente vi sta chiedendo in qualche modo anche implicitamente di aspettarlo, qualsiasi possa essere stata o possano essere state le problematiche che possano aver portato alla chiusura del vostro rapporto. Ovviamente, ragazze, però, nel caso in cui voi lo vogliate, ricordate quel 9 di coppe, d'accordo? Io lo ripeto sempre, mettetevi come priorità, d'accordo? La vita è solo ed unicamente vostra. Il cuore è solo ed unicamente vostro. Voi avete diritto alla felicità, d'accordo? Quindi, nel caso in cui voi lo vogliate, sappiate che questa persona è disposta comunque a tornare da voi, ma ovviamente è un ritorno che, pur essendo particolarmente veloci, spetterà come ultima parola solo ed unicamente a voi. A seconda di quello che ovviamente voi vi sentirete in quel momento di fare, e a seconda ovviamente di quello che è accaduto e che ha portato alla chiusura ovviamente della vostra storia, d'accordo? Quindi qui c'è sicuramente un ritorno, questa persona vi pensa, non siete mai ovviamente fuggite dalla sua mente, ma io direi anche dal suo cuore e anche dai suoi stessi desideri. Questa è una persona che ha intenzione di tornare e tornerà a breve, ma voi non avrete solo quella opportunità, d'accordo? Avrete molte più opportunità nei prossimi mesi, quindi la scelta spetterà ovviamente solo ed unicamente a voi. Cercate la vostra felicità, questo sempre, ragazze, mi raccomando, d'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, forza, tenete duro, mettetevi come priorità, cercate la vostra felicità e a presto.